The captain has turned on the seatbelt sign. Please take your seats. Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono sicuro di fare la felicità di moltissimi, soprattutto i simmer, che molto spesso sono all'oscuro di quanto sto per dire, e infatti vi spiegherò come ottenere gratuitamente e legalmente le cartine aeronautiche. Dove possiamo reperire queste cartine in maniera gratuita e legale? Beh, naturalmente sull'AIP, l'Aeronautical Information Publication, che è una pubblicazione ufficiale che può essere utilizzato e viene utilizzato per il volo reale. E questo non vieta naturalmente di poterlo utilizzare in maniera gratuita, perché questi documenti sono aperti al pubblico, a tutti quanti, e in maniera legale proprio per queste ragioni. Quindi questa raccolta di informazioni aeronautiche è disponibile per tutti quanti e oggi vi spiegherò come accedere a questo servizio. Partiamo dal fatto che ogni paese ha il suo IP. Oggi vi parlerò di IP Italia, ma con una semplicissima ricerca potrete accedere agli IP di tutti gli altri paesi che ci sono in Europa e nel mondo. Gli IP sono tutti standardizzati, quindi quello che dico per l'IP Italia ovviamente si applica per tutti gli altri IP del mondo. E quindi a brevissimo vi spiegherò come accedere alle informazioni di cui vi sto per parlare. Va da sé che ogni IP segue la lingua del proprio paese, naturalmente questa lingua è affiancata dalla lingua inglese, però questo può significare qualche difficoltà soprattutto per gli IP di paesi che parlano lingue un po' strane, tra virgolette. Ma passiamo subito a vedere come è fatto l'IP. Ogni IP è composto da 3 sezioni principali che sono General, en route e aerodromes. Quindi in queste parti troviamo ovviamente informazioni di carattere generale, informazioni di rotta e informazioni riguardanti gli aeroporti sostanzialmente, che generalmente vengono identificati come aerodromes, a indicare non soltanto gli aeroporti ma anche gli eliporti e gli idroscali, come vedremo. Nella parte Gen troviamo regolamenti, unità di misura, tavole delle effemeridi oppure festività, quali servizi e come vengono erogati, il servizio meteorologico, il servizio ATS, il servizio cartografico per esempio, e poi troviamo una parte sulle tariffe che riguarda per lo più gli handler o questo tipo di cose. Per quanto riguarda la parte en route, invece, come suggerisce il nome, ovviamente troviamo classificazione degli spazi aerei, quali sono gli spazi aerei, come sono disposti appunto nello spazio, nell'area geografica, quali rotte ATS ci sono, quindi le aerovie, gli spazi aerei temporaneamente riservati, proibiti, pericolosi, insomma tutto quello di cui abbiamo parlato. Ci sono le carte di rotta e anche le carte VFR. E poi abbiamo la sezione Aerodromes che consta appunto della parte sugli aeroporti. Vediamo adesso come accedere a queste informazioni. Allora, il primo passo è andare sul sito di ENAV, enav.it. Nella parte in alto a destra, nel momento in cui registro il video, chiaramente poi può essere che qualcosa sia cambiato, andiamo su Servizi online, trovate il pulsante Registrati. Cliccando sul pulsante Registrati apparirà un form che dovete compilare, naturalmente con dati veritieri, e indicare una mail. A questa mail vi verrà inviata una mail di conferma in cui vi verrà confermato appunto che la vostra registrazione è stata accettata e in seguito dovrete inserire una password, quindi sceglierete voi la password per l'account solo una volta che il sistema vi avrà riconosciuti e quindi registrati. Successivamente all'inserimento della password e quindi alla conferma della registrazione, ritorniamo su enav.it, andiamo su Servizi online, che si trova sempre in alto a destra, e poi di qui facciamo l'accesso inserendo le credenziali che abbiamo scelto e poi andando in alto a sinistra, nel menu che troviamo a sinistra, troviamo la dicitura AIP. E sotto AIP ovviamente appaiono Gen, ENR e AD, che stanno appunto per General, En route e Aerodromes. Per il momento rechiamoci un attimo nella zona Aerodromes, che appunto consta di 4 sezioni. Quella che a noi interessa è quella che è nominata AD2. Bene, una volta giunti nella sezione AD2 siamo davanti a una tabella con gli aeroporti maggiori, gli aeroporti minori e vediamo che più o meno tutti seguono questa tabulazione. Abbiamo il nome dell'aeroporto seguito dal codice ICAO e il codice ICAO è appunto cliccabile, come sono cliccabili anche tutte quelle sezioni con 2-1, 3-1, 4-1 e così via. Bene, analizziamole
singolarmente. Se cliccate sul codice ICAO dell'aeroporto, ad esempio, ora apriamo il file di Roma Fiumicino, Lima India Romeo Foxtrot, quindi cliccando su Lima India Romeo Foxtrot si apre un file riepilogativo dove c'è una tabella aeroportuale in cui sono riportati i dati appunto dell'aeroporto, ci sono tutte le informazioni come potete vedere. I file invece sotto la voce 2-1 riguardano le carte aeroportuali, quindi le carte di terra sostanzialmente, tutto quello che riguarda lo spostamento a terra, ci sono le cartine con tutti i raccordi, le piste, insomma anche le piazzole, quindi tutto quello che riguarda l'aeroporto dal punto di vista del suolo, dal punto di vista ground. Tutti i file con il nome 3-1 sono gli ostacoli di aerodromo, sostanzialmente sono ostacoli che si trovano al suolo oppure vicino nei pressi appunto dell'aeroporto e quindi qui sono riportati in questo file. Nei file 4-1 troviamo tutte le procedure di avvicinamento, quindi le STAR, le Standard Arrival, mentre nei file 5-1 troviamo i Visual Approach, quindi tutto quello che riguarda le operazioni visual e VFR in generale. Nei file 6-1 troviamo tutte le Standard Departure, quindi le partenze standard strumentali, le cosiddette SID. La sezione 7-1 non è utilizzata nell'IP Italia e la sezione 8-1 riguarda tutti quei documenti che non sono appunto inseribili in altre categorie e per lo più si tratta di restrizioni. Per esempio Brindisi oppure Venezia ha questa tipologia di carte. Bene, questa era la sezione interessante di Aerodromes, quindi la AD2, ricordatevela, contiene tutti gli aeroporti e quindi tutte le informazioni. Passiamo adesso alla sezione en route e nel dettaglio andiamo su en route 6, dove alla voce 6.1 abbiamo la carta delle aerovie, quindi le aerovie di alta e le aerovie di bassa, le troviamo come due PDF abbastanza massicci, mentre alle sezioni 6.3, ovviamente nelle varie tabelle delle varie FIR italiane, abbiamo le carte VFR che coprono vaste aree del territorio italiano e che sono molto interessanti per il volo VFR. Bene, tutte queste carte le utilizzeremo per imparare a leggere le carte, quindi ogni qualvolta farò riferimento a una carta, chiaramente farò riferimento a questa tipologia di carte, che non è questa tipologia che vedete alle mie spalle, perché questa è una carta Jepsen, quindi è una carta che normalmente si ottiene a pagamento. Parleremo anche delle carte Jepsen perché so che qualcuno ha degli abbonamenti anche facendo simulazione, quindi vi spiegherò come leggere queste carte della Jepsen. Quindi a suo tempo comunque parleremo principalmente delle carte presenti sull'IP Italia e anche un riferimento alle cartine della Jepsen. Bene, io spero che questo video sia stato interessante, spero che vi abbia aperto un mondo perché so che molti sono completamente all'oscuro del fatto che l'IP sia completamente gratuito e libero per tutti e quindi se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a commentare se avete dei dubbi, dei suggerimenti o delle domande. Ricordate anche di non mancare sabato 17 marzo a Roma, trovate in descrizione la locandina con tutte le info. Come sempre se trovate il cuoricino a fianco al vostro commento significa che ho apprezzato o vi ringrazio per quello che avete scritto e come sempre io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video.